Ciao, sono Cosimo di Spoki e oggi vi parlerò di WhatsApp e di Spoki. Iniziamo da WhatsApp. WhatsApp ha tre prodotti. Il primo prodotto è WhatsApp classico, quello che usiamo tutti noi tutti i giorni. Il secondo prodotto è WhatsApp Business. WhatsApp Business è pensato per le piccole aziende e ha dei limiti importanti. Il primo limite è che non può essere automatizzato in nessun modo, quindi tutto il lavoro è manuale. Il secondo limite è che non si possono fare degli invii massivi. Ci sono le liste broadcast, ma a loro volta hanno dei limiti. Il primo limite è sul numero di persone che si possono inserire in una lista, ma soprattutto l'utente che riceve il messaggio non lo riceve se non ci ha aggiunto alla rubrica, cosa che succede davvero raramente con il business. Questo rende praticamente inutilizzabile questo strumento. Il terzo limite è che ad oggi non possono accedere più di 4 utenti contemporaneamente a WhatsApp web e quindi utilizzare la chat, oltre al fatto che, anche se fosse, non si riesce ad avere controllo di questo canale, cioè chi sta scrivendo cosa a chi. Da circa 3 anni, e Spoke esiste da quando è nato questo terzo prodotto, esistono le WhatsApp API. Le WhatsApp API sono uno strumento informatico che permettono a uno sviluppatore di riuscire a inviare e ricevere messaggi, in questo caso, automaticamente. Però per far questo c'è bisogno di utilizzare del codice. Ovviamente la maggior parte del business, delle aziende, non si può permettere di sviluppare una soluzione e quindi la chat e tutto quello che gira intorno su queste API. Per questo nasce Spoki. Spoki offre una piattaforma in cloud chiave in mano alle aziende per permettere in pochi clic di collegare questo canale ai propri sistemi e ai propri software. Proprio perché per questo terzo canale, a differenza degli altri due, WhatsApp non ha creato un'app. Come fa Spoki a risolvere questi problemi? Il vantaggio di queste API è che riescono ad abbattere tutti i limiti di WhatsApp Business. Il primo limite è che tu puoi scrivere a chiunque, in qualsiasi momento, basta avere il numero di telefono, anche se quella persona non ti ha aggiunto la rubrica. Secondo vantaggio è che grazie a Spoki non ci sono limiti sulle persone e gli operatori che contemporaneamente possono utilizzare la web application, sia da desktop che da mobile, perché essendo una web application può essere utilizzata ovunque. E Spoki permette anche di essere installata e quindi avere delle notifiche push proprio come avviene con l'app di WhatsApp. Terzo vantaggio di utilizzare Spoki è l'integrabilità, cioè è possibile collegare Spoki a tutti i tool di marketing automation, e-commerce che già utilizzi, senza dover ricreare tutto da zero, anche con API per sistemi custom. Cosa offre Spoki? Spoki offre fondamentalmente tutto ciò che è possibile fare con le mail e anche di più, ma su WhatsApp. Questo vuol dire poter fare invii massivi, campagne su WhatsApp. Campagne che quindi possono essere programmate e che soprattutto ci danno anche delle statistiche. Chi ha ricevuto, chi ha letto, chi ha risposto, quindi tutto diventa misurabile anche su questo canale. Come vi dicevo, Spoki è utilizzabile da più operatori contemporaneamente e ti permette anche di andare molto oltre. Cioè è possibile associare una chat a un operatore, ci sono diversi ruoli, c'è l'operatore che può vedere e gestire solo le proprie chat, ci sono gli operatori, i manager di chat che possono assegnare chat agli operatori e tutto ciò è facilmente configurabile tramite Spoki. Secondo vantaggio è che appunto c'è una chat live che consente di gestire tutti gli utenti. Gli utenti ci possono gestire i flussi in diversi modi. Spoki ti permette di avere delle automazioni, quindi inviare dei messaggi automatici agli utenti, ma non solo inviare messaggi, ti permette di effettuare anche diverse operazioni come aggiungi tag, rimuovi tag, aggiungere la lista e rimuovi la lista, aggiungi operatore, rimuovi operatore, invia webhook e altro. Come anche il blocca contatto, che ti permetterebbe di gestire anche gli utenti che non vogliono ricevere più messaggi da te. Qual è il rischio di tutto ciò? Il rischio di tutto ciò è lo spam, è il motivo per cui oggi nessuno legge le mail, siamo intorno al 15% se va bene, mentre WhatsApp è oltre al 90% dei tassi di apertura dei messaggi. Come fa WhatsApp a proteggere questo canale? In due modi. Il primo modo è che è vero che tu puoi inviare un messaggio a chiunque in qualsiasi momento, basta avere il numero di telefono, ma lo devi fare attraverso un template preapprovato da WhatsApp. Il template è molto potente. Il template è un messaggio di testo che può contenere dei campi dinamici, quindi ciao, nome, bla bla bla, link e così via. Può contenere addirittura dei bottoni associati, può essere multilingua e Spoki automaticamente, in base al prefisso, invierà il messaggio nella lingua corretta. Può anche avere dei messaggi con delle immagini associate, dei documenti associati
Però questo template deve essere approvato da WhatsApp. L'approvazione è veloce, ci mette poco tempo, circa mezz'ora. Però questa serve per permettere a WhatsApp di controllare il fatto che tu non stia utilizzando dei contenuti contro le loro policy, quindi sesso, droga e quant'altro. Una volta approvato questo messaggio lo puoi inviare a chiunque in qualsiasi momento. Secondo modo, questo non basta per combattere lo spam. Il secondo modo è che, innanzitutto, il numero che viene attivato su Spoki deve essere un numero associato a un business manager di Meta verificato. Questo permette a Meta di controllare il fatto che chi sta inviando i messaggi è effettivamente un'azienda e sa anche qual è quell'azienda. Dopodiché, appena partirai, sarai nel primo livello, ci sono proprio dei livelli. Il primo livello ti permette di contattare massimo 1000 persone al giorno. Se ti comporti bene, cioè inizi a mandare messaggi e non vieni segnalato troppo dagli utenti e ne hai bisogno, cioè in pochi giorni ne contatti il doppio di questi 1000, andrai al livello successivo, che sono 10.000 al giorno. Se ti comporti bene ne hai bisogno, 100.000 al giorno. Se ti comporti bene ne hai bisogno, illimitati. Appena ti comporti male, quindi mettiamo il caso che all'improvviso inizi a fare una campagna massiva, la prima cosa che farà sarà bloccare il template. In questo modo quel template non lo potrai più utilizzare, dovrai crearne uno nuovo per poter fare un ulteriore invio. E poi inizia a abbassarti di livello e diminuire la qualità del tuo account. Continuando, abbasserà ancora i livelli fino a bannarti. In questo modo diventa praticamente impossibile fare spam a lungo termine su WhatsApp. Cos'altro? Cosa si paga in Spoki? In Spoki parliamo di pricing. In Spoki non abbiamo costi fissi, non abbiamo abbonamenti. Si pagano solo due cose. La prima cosa è un'attivazione una tantum, la seconda sono ricariche a consumo, in quanto Spoki è un piano ricaricabile. Partiamo dall'attivazione. Cosa comprende l'attivazione? L'attivazione comprende diverse cose. Innanzitutto c'è appunto vi aiutiamo ad ottenere l'approvazione del business manager di Meta, chiedendovi tutti i documenti e aiutandovi in questo processo. Voi ci fornite un numero, anche fisso, e noi lo attiviamo su Spoki. Dopodiché vi è la consegna della piattaforma con una serie di video e documentazione per poter imparare a utilizzare questa piattaforma. In più c'è un Customer Success Manager dedicato che ti darà supporto per tutta la vita su Spoki, quindi è possibile contattare il nostro Customer Success Manager su WhatsApp e fornirà supporto su WhatsApp, qualora ci siano qualsiasi problema. La seconda cosa che si paga sono le ricariche a consumo. Ci sono dei vari pacchetti di ricariche che vengono consumati. Ma cosa viene consumato? Ciò che viene consumato in Spoki è la conversazione. Cos'è la conversazione? La conversazione è un modello di business che ha creato WhatsApp, che dovendolo comparare con qualcosa di simile come gli SMS, a differenza degli SMS dove si va a pagare ogni singolo messaggio che si invia, quindi mettiamo il caso che il costo di un SMS sia, non so, 8 centesimi. Primo messaggio 8 centesimi, secondo messaggio 16 centesimi e così via. Oltre al fatto che l'utente non è abituato a chattare con l'SMS e non vuole farlo anche perché li paga molto spesso, ma dovendolo comparare, WhatsApp cosa ha fatto? Ha creato un modello di business che è migliore di questo. Ciò che dice WhatsApp è tu paghi solo il primo messaggio che mandi, dopodiché per 24 ore puoi scambiarti tutti i messaggi che vuoi e non pagare nient'altro. Questo vuol dire che con il costo di una conversazione avrai in regalo 24 ore di conversazione. Quanto costa una conversazione dipende dal pacchetto. Il pacchetto minimo è 199 euro e il costo della conversazione dipende dall'utente che riceve il messaggio. In Italia il costo è di 10 centesimi a conversazione. Il pacchetto massimo ti permette di arrivare fino a 8 centesimi a conversazione in Italia. Quindi ricarichi e consumi. La ricarica dura un anno. Questo è tutto ciò che si paga in Spoki, non ci sono altri costi, vuol dire che tutto è illimitato, vuol dire che puoi avere tutti i contatti che vuoi, gestire tutte le liste, i tag, avere tutti gli operatori che vuoi al sistema, integrarlo nel tuo software, tutto senza limiti. Spoki si può integrare in diversi modi, sia con API, sia con il frame embeddato all'interno del tuo software, e sia con i tool, diversi tool di integrazione, come ad esempio noi siamo partner ufficiali di ActiveCampaign, ci integriamo con Zapier, con HubSpot, ci integriamo con WooCommerce, Shopify e molte altre integrazioni che potete trovare sul sito. Spero di averti chiarito un po' le idee su questo mondo di WhatsApp e buona giornata.